Ecco, andiamo avanti di 4 mm, che proviamo subito se tiene il massimo. Super delicato, non c'è la vibrazione, niente. Che ne dite? Salve a tutti. Ecco la fresa che abbiamo appena visto. Questa è una fresa che è micidiale per le sue prestazioni. Per chi volesse vedere la creazione da zero di questa fresa, vi metto qui il link e anche sotto tra le descrizioni, perché questa volta sarà un video veloce, sarà solo il video di modifica di questa fresa. Quando ho costruito questa fresa non avevo ancora la fresatrice e la mia è una piccola fresatrice, quindi non è potente come il tornio. Questo è stato costruito per il tornio e ora mi trovo quasi obbligato a modificarla e alleggerire la sua potenza per poter usare con la mia piccola fresatrice. Quindi dovrò portare il massimo della sua capacità fresatrice, invece di 4 portarla a 3 mm sul totale, e poi qui dovrò inserire un cono MT3 adatto alla mia fresatrice. Cominciamo a smontarla. Sta venendo perfetto. Qui si nota la totale disparità di questi utensili. Questo è il più basso e questo è più il primo che lavora. Ecco, tutti questi scalini hanno una differenza di 0,5 mm uno dall'altro, e per un totale di 8, per un totale di 4 mm. E quindi dovrò ripassarli tutti, meno l'ultimo. Dovrò creare uno scalino tra uno e l'altro di 0,375 che moltiplicato per 8 fa 3 mm. Dovrebbe essere la misura giusta per la mia fresatrice, che possa portarla senza sgranare gli ingranaggi o fare dei difetti, insomma. Naturalmente per fare quello dovrò dissaldare quei pezzi qui, quindi adesso lo metto sul tornio, tolgo un po' di saldatura, li stacco tutti, col nuovo assetto lo torno a saldare, lo torno e lo torno a piazzare. Dovrebbe essere un'operazione abbastanza veloce. Ecco,
Per poter prendere bene questo utensile tutto scanalato ho dovuto mettere su il mandrino a 4 griffe e prenderlo in questo modo, quindi sono costretto a lavorare con la contropunta per evitare un qualche guaio di uscita. Vi ricordo che questo pezzo è temprato. Ecco, ho troncato il codolo, che al suo posto ci verrà il codolo a cono. Ora qui dobbiamo fare un filetto di 16 MA, però qui abbiamo un materiale che è molto duro, la presa non è eccezionale e quindi useremo i maschi a serie di 3 passaggi, così è un po' più delicato, e useremo anche la frizione, quindi useremo la frizione per fare questi passaggi e così mi evita delle rotture strane. Questa frizione al controllo della coppia, torsionale, lavora dentro le guide del tornio, quindi non forza sul cono MT3, e per chi volesse vederla vi metto il link qui sopra e sempre sotto tra le descrizioni.
Ora ci facciamo un giro di saldatura per stabilizzare tutto. Allora, l'utensile 0, che è il più alto, è questo, e va pari qui.
Bene, e la fresa è stata modificata correttamente. Adesso andiamo a provarla sulla fresatrice. Ecco, ora andiamo a cercare l'utensile 0, che è sempre il più profondo, quindi è quello che fa la misura definitiva. Mettiamo lo strumento 0. Ecco, dallo 0 abbiamo tolto già i 3 mm, che andiamo ad asportare. Ecco, questo sarà il primo utensile che comincia a lavorare, però è anche il più alto, quindi questo asporterà solo 0,37. Arriva il secondo che asporta di più, ma arriva dopo, quindi arriva dopo che c'è già uno scalino creato, quindi a sua volta asporterà solo 0,375. Poi arriva l'altro che è ancora più corto, però sempre un po' più basso, ancora più corto, ancora più basso, più corto e più basso, più corto e più basso, fino allo 0 che è l'ultimo, che è l'utensile più profondo, quindi quello che fa la misura effettiva, ma è anche l'ultimo che arriva, di conseguenza prima arrivano tutti gli altri. Naturalmente con l'ultimo possiamo togliere, asportare anche solo 2 mm, 1 mm complessivo. I primi lavorano sopra senza asportare nulla praticamente. Ecco, ora i primi millimetri li facciamo con l'avanzamento manuale, così si vede il tipo di lavorazione. Il primo comincia a incidere, ora inizia il secondo, e il terzo, e il quarto, e via via tutti gli altri. Ecco, da qua si intuisce benissimo che ogni utensile asporta i suoi 0,375 mm in tutta tranquillità e ognuno degli 8 fa la stessa funzione, quindi senza stress, e il che permette a questa piccola fresatrice di asportare sul totale di 3 mm per volta. Bene, ora facciamo una passata in automatico. Ci fermiamo a metà, che poi facciamo anche un pezzettino piccolo piccolo. Dolcissimo. Nessuna ripercussione. Sembra burro. Bene, ora ci fermiamo e facciamo un'altra passatina più piccolissima per vedere se lavora bene anche sul sottile. Ci alziamo. Facciamo un passaggio di 0,7 per vedere come lavora. Qui potremmo usare anche una velocità più veloce. Eccola, così lavora molto meglio.
fermo, alzo tutto. Uno spettacolo, eh? C'è solo questa riga perché mi sono fermato in questa posizione, ma altrimenti non ci sarebbe neanche questa. Eccolo qua, il pezzo. Si vedono, qui si vede il 7-8 decimi tolti, qui si vedono 3 mm tolti in un'unica passata. E con una piccola fresatrice a sportare 3 mm è magico. Ecco, ho finito di pareggiare il pezzo. Perché finora abbiamo fatto delle prove per capire come funzionava. Ora facciamo una vera lavorazione, un vero passaggio completo, così vediamo il risultato. Giro il pezzo sulla morsa, facciamo sempre lo 0. Ci abbassiamo 3 mm. Ecco, ora facciamo un passaggio completo per vedere come esce e con un avanzamento decisamente più veloce e come se fosse una vera lavorazione quando stiamo lavorando, quando stiamo facendo delle cose che abbiamo bisogno di fare il prima possibile e di ottenere un buon risultato. Ecco, abbiamo terminato il pezzo, ora lo tiriamo giù dalla morsa. Direi che sia stupendo. Ecco il pezzetto, direi che difetti zero. Ed è stata anche un'operazione molto veloce, quindi la fresa ha lavorato veramente bene in pochissimo tempo. Abbiamo asportato 3 mm e la finitura è, direi, ottima. Ecco la fresa. Ha un funzionamento molto molto dolce, nessuna vibrazione sulla fresatrice. In commercio esistono tante frese, però hanno tutti le placchette e coltelli pari, così più grandi, però sempre pari. E tutti pari, lavorando tutti all'unisono, hanno bisogno di una fresatrice di grande potenza e grande peso per lavorare bene. Con le nostre piccole fresatrici è tutta una vibrazione, quindi questo per me è uno scarto. Questi invece
quando vogliamo esportare molto metallo, questa è veramente una fresa eccezionale. E niente, noi ci sentiamo per un prossimo video, spero che questo sia stato gradito, buona fresa a tutti e alla prossima, ciao ciao!